Capcom Italia mi ha invitato al Gamescom 2025 per provare in anteprima la demo di Resident Evil 9 Requiem. Quindi nel video di oggi state pronti perché parleremo e vi mostrerò il gameplay di Resident Evil 9 giocato alla Gamescom da me. Vi dirò di tutto e di più, tutto ciò che ho colto, tutti i rimandi ai Resident Evil precedenti, tutte le mie varie teorie, speculazioni. Ho anche fatto delle domande a persone che stavano lì allo stand Capcom, quindi vi dirò tutto ciò che so. Vi ho anche chiesto su Instagram delle domande, ok, su questo gameplay che ho giocato, quindi nel video cercherò di rispondere in modo generale a tutte le domande, ma anche a fine video in realtà prenderò qualche domanda magari singola per rispondere in particolare ad alcune domande più interessanti. Direi subito di iniziare perché sicuramente vi interessa quello e quindi iniziamo subito a mostrarvi la demo di Resident Evil 9. Eccoci qui con Resident Evil Requiem, questo è il menu e ragazzi già vi faccio notare come, se ci fate un po' caso, la musica in sottofondo di questo menu sembra essere un po' un rimando alla host del menu di Resident Evil Outbreak. Non so se è solo una mia impressione, ma sembra molto simile. E il fatto che ci sia Alice Ashcroft in questo gioco, beh, diciamo che potrebbe non essere una cosa così tanto casuale. Allora, ogni tanto comparirò così un po' a sorpresa con la mia faccia, perché purtroppo non posso mostrarvi tutto l'intero gameplay. Purtroppo ci sono delle regole che devo seguire da parte di Capcom, quindi ogni tanto mi vedete apparire qua mentre parlo, perché posso mostrarvi solamente 10 minuti di gameplay. La demo non è durata troppo, allora se vi interessa adesso vi spiego un po' come funziona la demo, che vedrete. Allora, noi iniziamo con Grace Ashcroft all'interno di questa clinica, questo ospedale con tipo degli aghi, no? Per estrarre il sangue. Lei tutta agitata, nel panico, però riesce a liberarsi, ok? Nonostante tutto il panico, tutta la situazione particolare, riesce a liberarsi, a togliersi le bende e a liberarsi. E poi il gioco, la demo, parte da lì. Quindi come funziona la demo? Ecco, la demo l'ho trovata molto molto simile a quella di Resident Evil 7 e Resident Evil 8, quindi fatto un po' a minigioco. Dovremmo trovare prima una chiave con un cherubino per aprire questa porta bianca con tutte queste decorazioni con i cherubini, e poi trovare un fusibile per aprire la porta che poi ci porterà fuori nella parte finale della demo, ok? Quindi questo è ciò che dovremmo fare. Ovviamente all'interno della demo siamo inseguiti da questo mostro, adesso vedrete, e voglio farvi notare una cosa molto 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 particolare. Quindi questo è un po' il sunto, ok, di ciò che vedrete. Quindi sì, direi di continuare. Allora, le opzioni sono molto classiche, sono le tipiche opzioni degli ultimi Resident Evil moderni, ok? E in questa demo è possibile giocare sia in prima che in terza persona, in base a ciò che più vi piace. Questa roba della prima e la terza persona probabilmente l'avete già vista in precedenza, spoilerata da altre parti, ma come funziona? Allora, intanto io nel mio gameplay ho giocato esclusivamente in terza persona, perché io sono andata lì a giocare in cosplay di Grace. Vi metto una mia foto del cosplay qua. Seguitemi su Instagram e su TikTok se volete vedere più sul mio cosplay. Sì, sono andata lì in cosplay di Grace, quindi ho detto dai, giochiamoli in terza, così almeno si vede Grace da dietro, comunque si vede che sono io. Beh, alla fine tutti mi hanno riconosciuto lì allo stand di Capcom, però la prima persona è tale quale a Resident Evil 7 e Resident Evil 8, ok? Re9 si allaccia molto allo stile di gameplay e atmosfera di questi ultimi due. È un'atmosfera horror che riprende molto tutto Re7,
e invece di Village riprende invece molto Casa Beneviento. Infatti ecco, questa demo è un po' un escape room alla Casa Beneviento, ok? La terza persona invece è molto simile invece a Resident Evil 4 Remake e R2 Remake, ok? Molto molto simile. La cosa interessante di questa demo e ovviamente del gioco finale è che noi potremmo scegliere in qualsiasi momento, in modo immediato, dalla prima alla terza persona, entrambe giocabili perfettamente, ok? La terza persona, se avete dei dubbi sul fatto che magari sia fatta male, allora, non è per niente simile a quella di Village, ok? La terza persona di Village è stata aggiunta col DLC, la Gold Edition, e diciamo che si vedeva fosse un esperimento, ok? In Requiem invece va perfettamente, sia la prima che terza persona girano perfettamente, potete cambiare in qualsiasi momento la prospettiva e funziona tutto. Cosa consiglio io di giocare? Prima o terza persona? Allora, io preferisco entrambe. Non ho, diciamo, una preferenza in particolare. Secondo me la prima persona è meglio per le sezioni horror e la terza invece è meglio per le sezioni un po' più action. Diciamo che questa sezione di Grace intanto viene consigliato di giocarla in prima persona. Questa parte di gameplay giocatela in prima persona, secondo me. Poi, sicuramente nel gioco, io penso comunque, è molto probabile che sia così, perché se ci riallacciamo ai Resident Evil precedenti, al 7 e l'8, ci sono state sezioni sia più horror, sia sezioni un po' più action, ok? Quindi non è impossibile, anzi è molto probabile che ci saranno anche sezioni più action, che secondo me sarebbero magari più carine da giocare in terza persona. Ma ovviamente potete scegliere voi, potete giocarlo in prima persona interamente o tutto in terza persona, oppure fare metà e metà, come volete. Assolutamente giocate come volete perché entrambe le camere funzionano perfettamente. Ok, qui come vi dicevo abbiamo tutta la cutscene di Grace nell'ospedale, legata con le bende, eccetera, eccetera. Allora, il gioco ha i sottotitoli in italiano. Per chi si dovesse chiedere, boh, il gioco sarà anche doppiato in italiano? Ragazzi, secondo me sì. Sia il 7 che l'8 sono stati doppiati in italiano, quindi sicuramente sarà anche questo doppiato in italiano. Solo che credo, dato perché io ho giocato questo gioco al Gamescom in Germania, non c'era il doppiaggio in italiano, c'era solo in inglese. Quindi sì, se avevate dubbi, molto probabilmente, anzi secondo me al 99% c'è il doppiaggio in italiano. Bene, come vi dicevo, dopo esserci liberate, ok, qualcuno ci ha intrappolato, potremmo iniziare la nostra demo all'interno di questa clinica. Ok, appena iniziamo la demo ci troviamo davanti, ok, questa lampada è un documento, il documento dirà tipo, ci farà un piccolo riassunto di ciò che è stato fatto a Grace, diciamo è stata estratta il sangue ed è compatibile, ok, e poi abbiamo questa lampada che possiamo accendere e spegnere. Ok, per le varie stanze troveremo delle lampade, delle luci, ok, anche degli interruttori della luce dei lampadari che si possono accendere e spegnere. Queste luci vedremo che serviranno ad allontanare il mostro, ok? Un po' come Resident Evil 4 Remake, ok? Con la luce blu Ashley che allontanava i cavalieri, ok? Funziona così. Ok, come vedete lo switch dalla prima alla terza persona è velocissimo e immediato. E guardate qui che vibes alla PT. Sì, oltre ad avere vibes alla Resident Evil 7, la parte iniziale nella casa Baker e un po' casa Beneviento di Village, è molto anche PT. Oltretutto il gioco è davvero molto molto buio, ok? Ora vedremo che potremo recuperare un accendino, che sarà la nostra fonte di luce, e servirà a illuminare veramente pochissimo, ok, di fronte a noi. Quindi l'atmosfera c'è sicuramente. Prendi il fusibile, è il nostro obiettivo. All'interno di questo cassetto troviamo la chiave col cherubino. Come vedete, a livello di gameplay è molto Village e Resident Evil 7. Abbiamo un inventario che mette in pausa e come potete vedere abbiamo sempre nell'inventario, nel menu
Start, ok, abbiamo una mappa, ovviamente, l'inventario e la sezione per leggere i documenti, quindi classico. Ok, come avevo detto prima, utilizziamo la chiave per aprire questa porta. E adesso ci troviamo in un'altra sezione, sempre ovviamente della clinica. Ah, guardate qui. Guardate qui che cosa c'è. Ci sono delle munizioni, le Red Eagle, esattamente quelle classiche di Resident Evil. Però la cosa particolare è che in questa demo Grace non avrà armi da fuoco. Ok, le uniche armi che avremo, cioè armi, chiamiamole armi, che avremo, ok, per difenderci, saranno delle bottiglie vuote. Queste bottiglie vuote servono per distrarre il mostro, quindi voi potete lanciarla dall'altra parte del corridoio e lei va lì. Io ho provato a lanciare addosso al mostro la bottiglia per vedere, boh, se venisse stunnato o qualcosa del genere. Boh, non ha funzionato. Non so se forse l'ho missato o qualcosa del genere. Purtroppo non c'è la parte del mio gameplay, perché purtroppo il mio gameplay ci sono stati problemi tecnici, quindi però tranquilli, me la ricordo a memoria tutta la parte che ho fatto, quindi tutto ciò che vi sto dicendo è ciò che ho fatto io, oltre ad avere adesso sullo schermo voi state vedendo anche delle sezioni in più, ok? Quindi l'unica arma che avremo sono queste bottiglie vuote. Però è curioso sapere che in quest'angolo ci sono delle munizioni pistola. Ora, questo può essere un riferimento... Allora, uno, al fatto che avremo un'arma da fuoco in futuro. Due, boh, qualcuno magari dovrà rigiocarsi questa sezione e troverà delle munizioni pistola. Perché allora, sicuramente, ragazzi, sicuramente in Resident Evil 9 Grace non sarà l'unica protagonista, o almeno non sarà l'unico personaggio giocabile, ragazzi. Ma perché ve lo dico? Perché in ogni singolo Resident Evil numerato c'è sempre stata la sezione giocabile con un altro personaggio, ok? In Reset, Ethan e Mia. In Village, Ethan e Chris. Vabbè, vi cito per adesso solo questi due perché sono gli ultimi, ok? Sono collegati il 7 e l'8. In realtà il 9, ragazzi, è collegato, da quello che ho visto, il 9 è collegato con tutti i Resident Evil numerati, canonici. È collegato con tutti. Non so esattamente in quale modo. Cioè, oddio, siamo a Raccoon City, no? Quindi ovviamente, cioè, a Raccoon City ovviamente ci sarà qualcosa che collegherà il tutto, no? Però è così, perché si stesse chiedendo, sarà collegato agli altri? Certo, ragazzi, ovviamente, stiamo parlando di la figlia di un protagonista di uno spin-off di Resident Evil che è canonico. Poi oltretutto chiedersi, sarà collegato ai Resident Evil precedenti? Ragazzi, stiamo parlando di un gioco che esce nel 30° anno di anniversario di Resident Evil, ok? Quindi secondo voi per il 30° anniversario fanno un Resident Evil che non è collegato a nulla? Cioè, sicuramente avrà i suoi collegamenti, oltre che a livello di dettagli, suoni già sentiti, di storia e trama, quindi aspettate, magari anche qualche protagonista già visto potrebbe tornare anche, per collegarci al tutto, perché ripeto, il secondo personaggio giocabile sicuramente ci sarà, o magari ci sarà anche un terzo personaggio giocabile, chi lo sa. Ok ragazzi, guardate qua, io... Oh mio Dio, il nastro d'inchiostro vuoto! Ok, io mentre giocavo alla demo, appena ho visto nastro d'inchiostro vuoto, ho detto... "Oh, no way!" Cioè, ci sono le munizioni pistola, nastro d'inchiostro vuoto, quindi i salvataggi potrebbero ritornare a essere numerati, contati? Speriamo. Cioè, oddio, è una meccanica che potrebbe essere tosta per i nuovi giocatori. Però, magari potrebbero averlo inserito un po' come Red 2 Remake, in cui, cioè se tipo tu vuoi giocarlo in difficile, avrai, o in difficoltà massima, avrai i salvataggi numerati con i nastri d'inchiostro, no? Quindi, chissà se l'hanno messo esclusivamente nella demo per darci questo sneak peek,
Oppure, proprio nella versione normale, nella modalità normale, potremmo sin da subito, o comunque l'unico modo per salvare sarà con i nastri d'inchiostro limitati. Chi lo sa, a me va bene entrambe le cose, nel senso mi va bene sia giocarlo in normale con i checkpoint, con i salvataggi illimitati, sia, beh, già è normale avere i salvataggi limitati, oppure mettere nella difficoltà più alta i salvataggi limitati. A me va bene o qualsiasi modo, ecco, fatemi sapere voi cosa preferite, ma a me non dispiace. E qui dentro troveremo l'accendino con cui dovremmo fare luce, potremmo accenderlo e spegnerlo quando vogliamo. L'accendino, ragazzi, è sempre un rimando a Resident Evil precedenti. Pensiamo a Code Veronica, che è il primo oggetto da utilizzare nell'inventario, questo accendino, per fare luce a Rodrigo nella cella. Oppure il Re 2 originale, Leon all'accendino. Quindi molto curioso, anche questo è un rimando ovviamente a un Resident Evil precedente, ai Resident Evil precedenti. Sì, che poi guardate qua, nastro d'inchiostro vuoto, un contenitore vuoto per nastro d'inchiostro non serve a nulla. Come non serve a nulla? Ma chi ci crede? E qui, vedete, come vi ho detto prima, una bottiglia vuota, che potremo utilizzarla... Aiuto, mi sono spaventata. Potremo utilizzarla per distrarre il mostro e forse per tirargli l'addosso, ma io ci ho provato e non ha funzionato. Guardate l'accendino come funziona. Accendi e lo spegni per far luce. E qui avremo l'incontro con la creatura. Ora, osservate bene questo dottore. Io nella demo mi sono messa a osservarlo. In realtà è una cosa che si può capire subito, ma ve la faccio notare. Questi dottori hanno la stessa identica pelle e malformazioni, diciamo necrosi, credo sia tipo una specie di necrosi, dell'uomo incappucciato che si vede nei trailer, che si è visto nei trailer di Resident Evil 9. Ok, l'uomo incappucciato, che vedete qua, come vedete ha una pelle molto pallida, rovinata, e ha un liquido nero, sangue, credo sia sangue a questo punto, che gli sgorga dagli occhi. Quindi questo dottore, adesso state vedendo, cioè questo dottore che adesso abbiamo visto, è morto da questa infezione, comunque è stato infettato da questa roba, che non si sa ancora cosa sia, se è un virus, secondo me sarà un virus, perché ritornando a Raccoon City secondo me ritornerà un virus, quindi credo che queste persone infette, questi dottori infetti in questa clinica e sia l'uomo incappucciato siano infetti da questo virus. Nuovo virus? Un'evoluzione del virus T? Allora, se si parla di necrosi, di pelle così mangiata, rovinata, pallida, diciamo, grigiastra, secondo me è molto probabile sia virus T. Perché il virus T, io ho fatto un video in cui parlo dei virus di Resident Evil, se si parla di virus T, si parla di zombie. Ok, zombie. O comunque, no, proprio non esattamente virus T, sarà una specie di magari evoluzione del virus T, però sempre lì siamo, secondo me. È curioso sapere cosa è successo all'uomo incappucciato, come fa lui a gestire l'infezione, perché, ripeto, come abbiamo visto dai trailer, quest'uomo incappucciato può... cioè ha il pieno controllo di se stesso, almeno sembra avere il pieno controllo di se stesso, non so se viene controllato da qualcuno, ma sembra essere un essere umano, un villain, infetto da questo virus che uccide gente. Quindi, boh, vedremo. Vedremo. Comunque in questa cutscene faremo un incontro con la creatura che ci seguirà per questa demo. Ragazzi, allora, intanto, di questa creatura
se ne è parlato tantissimo, ok? Nel primo trailer di questa creatura se ne è parlato tantissimo. Elisa Trevor e quello e quell'altro. Allora, la mia teoria su questo mostro, ascoltatemi bene. Secondo me questo mostro che ci insegue è Alyssa Ashcroft. Ok, noi abbiamo visto che Alyssa viene uccisa dall'uomo incappucciato, almeno dai trailer abbiamo visto così. E secondo me Alyssa si trasforma in questo mostro, ok? Secondo me Alyssa perché? È Alyssa perché i capelli mi ricordano molto Alyssa, cioè alla fine si vede che è una creatura femminile. E seconda cosa, o sono io pazza, oppure quando... Cioè prima di inseguirci, proprio nel momento prima che ci insegua il mostro, urla, fa tipo... Ok, fa tipo proprio così, l'ho fatto pure benissimo. E ora, o sono io impazzita, cioè sono proprio fuori di testa, o boh, fatto sta che questo urlo che vi ho appena replicato sembra dire Grace, sono fuori di testa. Allora, o un urlo casuale, tipo, oppure sembra aver detto un po', diciamo, dato un po' un indizio sul fatto che in qualche modo riconosca Grace, un po' come il virus G, perché il virus G, diciamo, nonostante subisci delle mutazioni molto gravi, cioè si rigenerano i tessuti con altre forme, hai parte della tua coscienza molto molto piccola, ma ce l'hai, no? Come William Birkin. Ora, non penso si tratti di virus G, il virus che gira in questo gioco, o comunque in questa sezione di gioco, ma credo sia virus T un po' più avanzato. Quindi, cioè, ma poco. Quindi, potrebbe aver senso che Alyssa insegua Grace, comunque voglia ucciderla, ma non voglia farlo. Cioè, lei nella sua coscienza, diciamo, sa che quella è Grace, ma non riesce comunque ad avere il controllo di se stessa, cioè di quello che sta facendo da lei mostro. Però, ragazzi, adesso vi farò sentire una serie di suoni che fa questo mostro e ditemi cosa vi ricorda. Ok, adesso vi metto tipo un confronto tra un nemico che conosciamo molto molto bene di Resident Evil 1 Remake, ovvero Lisa Trevor, e questo mostro. Sia le catene, sia l'urlo, alcuni urli che fa, non tutti i suoni, ma alcuni sono decisamente Lisa Trevor. Ragazzi, è quello, cioè uguale identico. Ora, penso che questo mostro sia Lisa Trevor? Come avevo già detto, no, secondo me non è Lisa Trevor. Allora, molto probabilmente questi suoni riciclati da Lisa Trevor sono appunto perché, boh, può essere un riferimento a appunto Resident Evil 1, magari... No, cioè dai, non è che dici, oh ma dai, non se ne accorgeranno, cioè ce ne accorgiamo subito noi fan di Resident Evil. Questa è decisamente Lisa Trevor, cioè i suoni sono quelli, ma lei, il mostro, non è Lisa Trevor, ragazzi, perché non avrebbe senso fosse Lisa Trevor, perché Lisa Trevor è immortale. Mettere un nemico immortale in un videogioco, cioè come l'ammazzi, non l'ammazzi, cioè non lo so, non avrebbe molto senso. Diciamo che secondo me Lisa Trevor non avrebbe senso che tornasse. Cioè, è bello metterci il suono, uguale identico a Lisa Trevor, perché è una bella reference, ma non è Lisa Trevor, ragazzi. Cioè, per me non è Lisa Trevor. Poi non so voi cosa ne pensate, ma diciamo, secondo me non avrebbe senso mettere Lisa Trevor che insegue Grace, cioè... Perché? Ora, qui vedremo la parte di inseguimento. Io questa sezione, come vi ho già detto, l'ho giocata tutta in terza persona. È una cosa che devo troppo dirvi, che però non si vede in prima persona, quindi vi metterò insomma in pressione la scena di questa roba qui. In terza persona Grace, quando scappa dal mostro, corre impanicata.
Ok, ma proprio impanicata inteso che inciampa, cioè tu in terza persona proprio la vedi che è tutta agitata, inciampa, cioè, capito? Perdi il controllo di Grace. E ragazzi, io appena ho visto quell'animazione, ho detto, oh mio Dio, Fiona Belli di Hunting Ground. Hunting Ground è un gioco del 2005, sempre della Capcom, in cui c'è questa meccanica della sanità, ok? Se tu vieni inseguita da uno stalker, da uno degli stalker del gioco per troppo tempo, il tuo personaggio va nel panico. E c'è questa meccanica della sanità, in cui, cioè, tu più vieni attaccata da questo stalker, più vai nel panico. In Hunting Ground è leggermente diverso perché tipo tutta la visuale si distorce, eccetera, eccetera. Ma Fiona Belli fa esattamente la stessa cosa che fa Grace. Cioè, Grace fa esattamente la stessa cosa che fa Fiona Belli. Ovvero, correre, tutta agitata così, cadere per terra, cade per terra, perde il controllo di lei. E ragazzi, uguale, identico. Io ho pensato subito, Hunting Ground, uguale, uguale, identico. Ora, secondo me non è una casualità. Cioè, secondo me il riferimento è quello, ragazzi. Ora, uscirà un remake di Hunting Ground? Secondo me al 90% no. Cioè, è proprio la cosa più improbabile di Capcom. Cioè, Dino Crisis è decisamente più probabile di Hunting Ground. Però, sappiate che sì, mi ha ricordato un botto Hunting Ground questa parte. Qui il mostro ci insegue. Ora, nonostante ho detto che questa sezione sia molto simile a Casa Beneviento di Village, allora non veniamo shottati da questo nemico. Si viene attaccati la prima volta con un morso. Ok, si finisce in danger. Come vedete in basso a sinistra c'è tipo la barra della vita. Con 2 morsi vieni ucciso. Ora, io non posso farvi vedere l'animazione di morte di Grace, perché Capcom non vuole che lo mostri, ma ve lo posso dire. Cosa succede? Allora, io non sono mai morta nella mia demo, non sono mai morta. Ma ho provato a morire. Ok, la prima volta che il mostro adesso mi ha inseguito proprio in questa parte, io gli sono andata incontro e mi sono fatta ammazzare. La prima volta mi ha morso e la seconda mi ha preso e mi ha mangiato la testa. Esattamente come il dottore della cutscene di prima, che è uguale identico. Morite nello stesso identico modo, molto molto gore, quindi molto come le morti di Re 4 Remake, molto molto brutali, molto sangue, molto molto gore. Oh oh, oddio no, attiro il mostro, oh no! E ragazzi, ritornano anche le piantine verdi, ok? Le piantine, ora non so se ci saranno poi altre piantine rosse, gialle, blu, ma novità della trilogia 789 è che ritornano le piantine verdi, ok? Quindi, perché vabbè, nel 7 e nell'8 c'era la soluzione medica, no? Il liquido che ti butti sulla mano così. Qui ritornano le piantine verdi. In realtà, oltre alle piantine verdi, ci sono anche le medicazioni. È tipo un misto di spray medico e tipo siringa, tipo la Chris di Village. Ok, io non mi sono mai nascosta qua dietro, ma ci sono più modi per nasconderti. Cioè, non ci sono degli spot prestabiliti per nasconderti. Mi sembra semplicemente se non ti vede, stai sicura. Nel gameplay che ho giocato io continuavo a nascondermi sempre nella stanza sulla destra di questa parte qua dove c'è la libreria, sulla destra. C'è tipo il tavolino con la lampada accesa. Io continuavo a entrare là dentro. È una cosa curiosa. Che ragazzi, dopo che l'ho fatto tipo 2 volte, dopo 2 volte che continuavo a entrare in quella stanza con la lampada accesa e il mostro andava via, tipo il mostro poi va sopra il soffitto e boh, va da qualche altra parte. Cioè non sta lì a camperare la porta, proprio lei va su, ci sono tipo dei... sopra il soffitto ci sono dei buchi in cui lei entra per muoversi nelle varie stanze. Ok, oltre che inseguirti così a piedi. Io continuo ad entrare in questa stanza, tipo l'ho fatto 2 volte.
questa stanza con la lampada che, come avevo fatto vedere prima, potevi sia accenderla che spegnerla, ok? Solo che ho capito di essere... Quando la terza volta che ho provato a rientrare nella stanza per ripararmi, ecco, dal mostro, nella safe room, la lampada era spenta. Ma non è che era spenta che dici, cavolo, posso riaccenderla. No, non andava più. Quindi non ho ben capito ancora se il mostro funziona. Che capisce ciò che fai e si adatta al tuo gameplay. Oppure non puoi abusare troppo di una stanza sicura perché poi ti viene disabilitata, ecco. Una cosa bella di questo demo, allora, non è uguale per tutti. Questo demo mi ricorda molto Resident Evil 7 perché, allora, ripeto, il mio gameplay purtroppo non è stato più registrato per problemi alla PS5, che sfiga, però, tipo, a me questa cosa non è successa, ovvero che lei mi ha sfondato la parete e mi ha inseguito. Cioè, in questa sezione no, mi ha sfondato il corridoio da sinistra. E quella roba mi ha ricordato troppo Jack Baker in Resident Evil 7 quando esce dalla cucina, capito? Quando sfonda il muro. E ho detto, cioè, non mi sono spaventata, ripeto, non mi sono mai spaventata. Però, sì, sappiate che la demo non è uguale per tutti. Perché tipo a me questa cosa non è successa. E un'altra cosa, ho parlato con altri content creator lì, tipo Gidano. Gidano mi ha detto che cambia anche l'animazione di quando incontri per la prima volta questo mostro, in base a tipo dove stai posizionato. Non ho ben capito quali sono tutte le varianti, ma può comparire in modi diversi. Oltretutto io adoro i colori di tutta questa sezione. Li adoro. E qui finisce la demo. Purtroppo non posso farvi vedere nemmeno la cutscene finale, ma sappiate che Grace prova a scappare sotto questa saracinesca, ma viene presa dal mostro e viene sbattuta contro il muro. E la demo finisce lì. Questo è solo il preludio della nostra sinfonia più oscura. Comunque, ritornando al discorso, secondo me il mostro è Alissa. Adesso, in questa cutscene finale in cui Grace viene tirata di nuovo, cioè all'interno dal mostro, non viene uccisa. Cioè viene semplicemente trascinata e poi, vabbè, finisce lì la demo. Quindi, perché non l'ammazza? Perché è la protagonista, c'ha plot armor, però, cioè, non credo sia... Dai, semplicemente così, no? Ora, una volta finita la demo di Renove lì allo stand Capcom, cioè non allo stand, proprio alla postazione in realtà nella zona business, quindi non è proprio lo stand, diciamo, per il pubblico, ok? Era per i content creator e per, cioè, altre persone, figure del genere. C'era tipo una persona, un ragazzo lì che guardavano che tutto fosse ok, stava seduto lì a controllare che, vabbè, non registrassimo perché non si poteva registrare lo schermo col telefono, niente. Io gli ho fatto una domanda. Io gli ho fatto una domanda e ho detto, ma il gioco sarà in VR? E lui mi fa tipo, io non posso rispondere a questa domanda, un po' alla Liccardo. Ragazzi, il gioco sarà in VR? Domanda. Ragazzi, secondo me sì. Allora, perché il 7 e l'8 sono stati in VR. Lui mi fa, sai, come 7 e l'8 mi ha fatto un po' capire che in realtà sì, sarà in VR, perché tipo si è messo a dire, i precedenti come ce l'hanno? Cioè, il 7 e l'8. E lui era inglese, cioè abbiamo parlato in inglese. Però, cioè, mi ha fatto capire che sarà in VR. Ma poi, ragazzi, cioè, anche se non me l'avesse detto, non me l'avesse fatto capire, cioè, sicuramente sarà in VR, perché la prima persona... Cioè, tutta la parte horror, figurati se non sarà in VR. Il 7 e l'8 sono in VR e il 9 no. E dai. Sicuramente sarà in VR, ragazzi. Ora,
un po' di domande che mi avete fatto su Instagram per chiudere. Vediamo un po' qualche domandina singola, giusto per chiudere il tutto. Spero di aver detto abbastanza. Vediamo se mi sono persa qualcosa mentre parlavo così. Che vibes mi ha dato? Che vibes mi ha dato? Eccezionale, ragazzi. Non vedo l'ora di giocarlo. Cioè, le mie aspettative sono davvero alte. Le ha mantenute. Non vedo l'ora. Ragazzi, è davvero... Si vede che sarà divertentissimo. Fa paura, ma ripeto, non sarà solo horror secondo me, ci saranno sicuramente altre sezioni un po' più action, un po' come, ripeto, Village. Parte un po' più horror, parte un po' più action, magari un'alternanza di queste cose, sicuramente sarà così ragazzi. Vibes comunque eccezionali, mi è piaciuto tutto, mi piace molto anche Grace, nonostante all'inizio pensavo fosse un po' anonima, la trovo molto interessante. Hai notato qualche riferimento ad altri personaggi di Outbreak? Allora, purtroppo no, però potrebbe interessarvi forse il fatto che nel gioco che uscirà per mobile di Resident Evil Survival Unit, hanno annunciato come personaggio giocabile di questo gioco mobile Mark di Outbreak. Che cavolo, tu di... Allora, questa cosa è una cosa incredibile, perché ragazzi, Mark di Resident Evil Outbreak, tipo, non lo conosce nessuno. E il fatto che lo abbiano messo in un gioco per mobile di Resident Evil... Comunque io vorrei troppo vedere altri personaggi di Outbreak citati in questo Resident Evil 9, assolutamente. Non per forza come personaggi giocabili, ma citati. Magari citati, ecco, magari se si parla di Cindy, del bar con Cindy, o Yoko, che lavorava all'Umbrella, o George, che lavorava all'ospedale Raccoon City. Se hanno indizi su chi starà di supporto a Grace, voi pensate che ci sarà un altro personaggio giocabile? Secondo me sì, assolutamente. Indizi su chi sarà il supporto di Grace? Io penso che Grace sia più da supporto in realtà di un personaggio classico. Secondo me un personaggio classico tornerà assolutamente, perché si parla di Raccoon City, quindi che può essere o Leon o Claire o Chris o Jill. Vedremo. Secondo me molto probabile uno di questi. Sai se la demo ha diversi finali come quella di Reset? Allora, non penso abbia più finali. Almeno questa che ho giocato io, no. Cioè, tutte le persone che ho visto giocarla l'hanno finita allo stesso identico modo. Quindi no. Però non ci sono più finali, ma ci sono più animazione in base a dove ti trovi, ecco, all'interno della mappa. Volevo chiederti che sensazioni ti dava se magari a tratti sono le stesse dei vecchi, non dei remake. Sensazioni dei vecchi. Allora, ci sono i nastri inchiostratori, ci sono le piantine. Però il gameplay, vabbè, il gameplay è ovviamente molto come i remake, la terza persona, invece la prima persona è il 7 e l'8. Quindi, però ripeto, vi ho detto ci sono riferimenti a Lisa Trevor, ci sono le voci riciclate. Capcom è molto brava a riciclare le cose, che non è cosa negativa, eh. C'è Alissa. Però, oltre a questo, non ho notato altre cose particolari. Ci sarà una versione prova per i possessori di PS5. Io ho giocato la versione PS5 lì. Ma ragazzi, ovviamente uscirà la demo. Come per tutti i Resident Evil precedenti usciti. Prima dell'uscita, qualche mese prima, un mese prima dell'uscita del gioco finale, uscirà ovviamente una demo giocabile sia su PC che su PS5. Quindi, assolutamente sì. Il mostro risulta pedante. Come Mr. X, io non so cosa vuol dire pedante, o forse sono stupida. Qualcosa di più scriptato. Allora, nella demo sembra un po' scriptato. Cioè, è abbastanza scriptato. Le apparizioni, ok? Però, ripeto, sembra che il nemico in realtà si adatti a come ti muovi, a come ti nascondi, come gestisci il mostro. Quindi, sì, nonostante sia un po' forse scriptato, non è stupido. Non sembra essere troppo stupida. Comunque la paura e la tensione si sente più nella terza o prima persona? Ovviamente nella prima persona si sente di più, ragazzi. Però anche nella terza devo dire che non è male. Tutte e due validissime, giocabilissime. Ripeto, è consigliato giocare più in prima persona. Proprio lo consiglia il gioco stesso. Almeno per questa sezione di Grace. Però, ripeto, tutte e due sono valide e tutte e due, come vi ho fatto vedere per esempio per l'animazione di Panico di Grace,
diciamo, hai delle varianti anche in base al tipo di camera che scegli di giocare, appunto. In terza persona puoi vedere Grace che si impanica, in prima persona invece no. Vabbè. Dipende un po' come ti piace, come piace a te, ecco. Quanto si sente pad alla mano che stiamo pilotando Grace e non uno dei soliti protagonisti di Re? Allora, non è proprio un tipo di gameplay completamente nuovo, ok? L'unica cosa che cambia è il fatto che non ho usato un'arma da fuoco, ma solo una bottiglia. Però, ripeto, è un po' una cosa già vista, inteso o come la parte di Ashley in Re 4 Remake, in cui non abbiamo un'arma, abbiamo solo una luce, un accendino. Un po', in realtà è molto quello, ok? Molto molto quello. Ma ciò non significa che non sia valido, eh? Cioè, nel senso, è una cosa che ricorda un po' quella sezione di Ashley, anche nell'originale 4 originale, in cui Ashley può tirare addosso ai castellani le torce, no? Le lampade. Diciamo. In Re 9 Grace si può andare a nascondere nelle stanze accendendo le lampade, capito? Ora, forse un po'. Vabbè, può un po' ricordare quello, dai. Si sente che Grace, ripeto, più per la sezione per la meccanica della sanità. Ora, non è, ripeto, non credo sarà una meccanica di sanità troppo avanzata, ma puoi andare nel panico. Cambia un po' l'animazione di fuga, se sei nel panico. Però, ripeto, non so quanto altro dirvi perché non ho visto per ora troppo impatto con questa animazione, inteso è bello da vedere, fa scena, è realistico, ma a livello di gameplay non so quanto può impattare perché non so se, se cadendo per terra il mostro ti prende subito a un'animazione diversa, se cadi per terra. Non lo so, non l'ho visto. Avrei dovuto giocare un po' di più, però ripeto, ho potuto giocare solo una volta, quindi um, chi lo sa, lo vedremo. What was for you? Allora, qual è la parte che più ti ha stupito nella demo? Mi ha stupito vedere il nastro inchiostratore vuoto e poi diciamo la descrizione non serve a nulla, certo. E sentire i versi di Lisa Trevor. Io, ripeto, mentre stavo giocando lì ho sentito l'urlo di Lisa Trevor, ho detto "Oh, no way, Lisa Trevor!" Queste sono le due cose che mi hanno stupito di più, assolutamente. Pensi che Re 9 sia veramente l'ultimo capitolo della saga? E se sì, perché lo pensi? Allora, io non so dove l'hai letta questa cosa, sul fatto che sarà l'ultimo capitolo della saga, perché non l'hanno detto da nessuna parte. Forse intendevi dire che il capitolo che chiuderà la storia di Raccoon City? Ma non vuol dire che sarà l'ultimo Resident Evil, perché Raccoon City non è Resident Evil. Resident Evil alla fine sono armi biologiche, quindi fino a quando ci saranno quelle ci sarà Resident Evil. Da quello che hanno detto gli sviluppatori del gioco, Resident Evil 9 chiuderà la storia di Raccoon City. È già incredibile il fatto che l'abbiano riaperta in realtà la storia di Raccoon City, perché ormai dal 98 è stata rasa al suolo. Il fatto che abbiano voluto riscrivere la storia e farci rivivere, farci riesplorare le rovine, ciò che rimane di Raccoon City, anche con un personaggio come Alissa, ok, la figlia di Alissa, e anche Alissa credo sarà in qualche modo giocabile, secondo me, in qualche flashback o qualcosa del genere. È già incredibile, ok? Quindi in realtà sì, sarà la conclusione di Raccoon City, ma ovviamente non vorrà dire l'ultimo Resident Evil, ragazzi, continueranno ad esserci perché in Resident Evil ci sono 10 miliardi di personaggi, continuano a creare personaggi che sono rimasti abbandonati per sempre, come Jake, come Billy, Rebecca, Bruce McGivern, Fong Lin, Ark Toms. Quindi state tranquilli, non sarà ovviamente l'ultima, ragazzi. Cioè, i Resident Evil sono il titolo che vende di più, la saga che vende di più della Capcom. Secondo voi fanno l'ultimo capitolo? Sarebbe stupido. Non so, ragazzi, non vedo l'ora. Sembra davvero bellissimo. Sia il gameplay. Ripeto, vorrei tanto rigiocarla per cogliere altre piccolezze, robe del genere. Ma niente.
Non vedo l'ora che esca, non vedo l'ora che lo vediate anche voi, che anche voi giochiate la demo. Io spero che ciò che ho detto, ciò che vi ho mostrato sia stato utile. Spero di aver detto il più possibile. Secondo me, ragazzi, potrebbe essere davvero un gioco eccezionale. La Capcom continua a spingersi sempre più oltre. Mi piace un sacco la Capcom come continui a sperimentare, a accontentare i fan. Cioè, chi lo sa, non vedo l'ora. Spero anche voi. Spero vi sia piaciuta questa mia analisi, commento. L'ho fatta tutta molto di getto, ci ho preso degli appunti, ma ragazzi, questo è quello che avevo da dirvi. Ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, se vi ispira, se lo giocherete in prima o in terza persona, se vi piace Grace, chi vorreste come altro personaggio giocabile. Boh, se avete anche delle domande riguardo la demo, magari mi sono persa qualcosina, potete farmi delle domande, cercherò di rispondervi nei commenti. Se mi sono persa qualcosa, fatemi pure delle domande perché risponderò. Risponderò assolutamente. Ovviamente non posso fare spoiler, ma a parte che non è che so niente sul gioco in realtà. Quindi... Però, se vi interessa possiamo dialogare un po' e scambiarci un po' le opinioni. E niente, grazie per aver guardato il video, lasciate un mi piace, un commento, se volete dare anche dei punti hype a questo video, condividete. Noi ci rivedremo in un prossimo video YouTube, magari per la recensione di Resident Evil 9. Io ringrazio ancora Capcom Italia per questa incredibile occasione. Spero in futuro di essere ancora degna di giocare, avere le anteprime del genere. E quindi grazie a tutti ragazzi ancora per il vostro supporto. Davvero è stata un'occasione incredibile per me, è stata una bellissima è stato un bellissimo traguardo per me e vi ringrazio ancora per tutto il vostro supporto. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!